Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video su Angela Biotrucco. In estate i piedi sono molto più esposti alle aggressioni esterne, dato che portiamo più spesso le scarpe aperte e stiamo moltissimo scalzi. Quando rientro da mare e piscina, la pelle tira tantissimo ed è essenziale utilizzare una crema che sia non soltanto altamente idratante, ma anche altamente nutriente, quindi una crema piuttosto ricca. Quando la pelle si ispessisce troppo e noto che ci sono delle zone in cui è molto ruvida e sta per spuntare una callosità, io agisco con un bellissimo scrub esfoliante oppure utilizzo direttamente la raspa. La raspa la potete trovare tranquillamente al mercato, in negozi che vendono articoli per l'igiene e la cura della persona. È una sorta di attrezzo che ha un manico e nella parte finale presenta due lati con la carta smeriglio, però una carta smeriglio molto sottile, adatta proprio per la pelle dei piedi. Non utilizzatela sulle mani e su varie altre parti del corpo perché potrebbe essere molto irritante, dato che è studiata proprio per una parte del corpo che presenta spessore. Se i piedi sono molto morbidi non utilizzate la raspa, altrimenti rischiate di farvi male, di graffiarvi, di provocarvi delle ferite o delle vesciche. Agite sempre sui piedi tenuti a mollo per almeno 5-10 minuti. Se avete la pelle troppo spessa, teneteli dentro l'acqua tiepida per 15 minuti. Nell'acqua aggiungo sempre qualche goccina di detergente per rendere la pelle molto più morbida e più agevole la rimozione delle cellule morte dopo con la raspa. Quando vado a passare la raspa in questo modo, i piedi devono essere asciugati. Va rimosso l'eccesso di acqua ma non del tutto asciutti. Quando la raspa si riempie di pelle morta, notate che è piuttosto biancastra sulla superficie, sciacquatela e asciugatela, continuate ad utilizzarla. Dopo aver finito questo trattamento con la raspa, io metto sempre un burro corpo molto nutriente. Sto amando questo della CN Nature, che tra l'altro ha un ottimo odore, e questo burro io lo applico non soltanto dopo questo trattamento intensivo con la raspa, ma anche quando a fine giornata ho i piedi molto stanchi e lo utilizzo per fare un bellissimo massaggio sulla pianta del piede e anche sulla parte superiore. In questo modo non soltanto facilito l'assorbimento del burro, ma anche vado a rilassare i miei piedi stanchi. Sono solita portare scarpe quasi sempre aperte e mi rendo conto che questo va a rendere ruvida la pelle dei miei piedi a lungo andare. Quindi ogni tanto metto delle scarpe chiuse, sempre rigorosamente con i calzini. Ho il salvapiede, che comunque è un calzino molto minimal, che si può indossare con delle scarpe modello mocassino, ma anche con le scarpe da ginnastica, è comodissimo, ve l'assicuro. O con i fantasmini, le calze bassissime che arrivano fin sotto la caviglia. Se non volete proprio mettere le scarpe chiuse per uscire, potete indossare i calzini, anche con le scarpe aperte, dentro casa per alcune ore dopo aver applicato la crema. Questa è la mia fit care routine estiva, veramente molto semplice, sono piccoli accorgimenti che fanno la differenza. Scrivetemi nei commenti cosa voi fate per prendervi cura dei vostri piedi in estate. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, attivate la campanella e iscrivetevi. Ciao!